Fermati un secondo e immagina questa scena. Hai appena premuto il tasto REC sulla fotocamera, il LED rosso è acceso e puff! Il tuo video su YouTube sembra già più professionale, nitido e cinematografico. Ma come puoi raggiungere questo risultato? Ma soprattutto, è possibile farlo in modo semplice e veloce? Qualunque marca o modello di fotocamera o di smartphone tu abbia, questo video è per te. Come ti raccontavo nell'introduzione, ottenere una buona qualità per i tuoi video su YouTube è semplice e basta regolare solo 6 impostazioni basilari che valgono per qualunque fotocamera, dalla mirrorless top di gamma allo smartphone con modalità manuale. Te la spiego una per una, in ordine, in modo semplicissimo, così che tu possa solo copiare questi settaggi e elevare immediatamente la qualità dei tuoi video. Resta però fino alla fine del video perché ti do 4 consigli aggiuntivi che secondo me possono essere veramente molto utili. Però adesso iniziamo. Pensa al 4K come un enorme foglio da disegno. Più è grande il foglio, più dettagli puoi inserire. Quindi anche se poi dopo caricherai video su YouTube in Full HD, girare in 4K ti dà un margine gigantesco per ritagliare o stabilizzare senza perdere qualità. È un po' come scattare una foto gigante per poi zoomare nella parte che ti interessa. Se hai dubbi sullo spazio libero nella tua memory card, prendi una scheda più capiente. Quei pixel extra saranno il tuo salvagente in post-produzione. I 25 fps sono la frequenza magica del cinema. Il nostro cervello la riconosce come fluida, ma non troppo. Quindi restituisce un look narrativo, caldo e familiare. Se registri tutorial o vlog statici come quello che sto facendo io in questo momento, resterai sulla linea emotiva del grande schermo. Esistono frame rate ovviamente più elevati, certo, ma servono al gaming o agli slow motion. Finché racconti una storia guardando in camera, 25 fps è il tuo tempo naturale. Il bilanciamento del bianco potremmo definirlo come il termostato del colore. Se lo imposti male, la tua pelle sembrerà grigia o addirittura arancione. 5600 gradi Kelvin corrisponde alla luce del giorno, quella per intenderci di mezzogiorno senza nuvole. Usi delle lampade a LED che sono dichiarate daylight? Perfetto, 5600 gradi Kelvin e sei a posto. In casa invece magari hai delle luci più calde. Fai una prova, appoggia un foglio bianco davanti all'obiettivo e regola i gradi del bianco fino a quando il foglio torna bianco. Semplice, no? Immagina di fare una fotografia con gli occhi semichiusi. Che cosa succede? Che vedi tutto a fuoco, ma il mondo è piatto. Se invece spalanchi le palpebre, lo sfondo diventa morbido e il soggetto emerge. Una lente aperta, quindi un obiettivo molto luminoso con un numero F indicato dalla lettera F basso, fa la stessa cosa, separa te dal disordine che c'è dietro di te e crea quel piacevole effetto bokeh, si chiama così tecnicamente, e lascia entrare più luce, così non devi aumentare troppo gli ISO. Ma che cosa sono gli ISO? Te ne parlerò tra un attimo. Occhio però a non esagerare, se nel video ti muovi tanto o non hai un ottimo autofocus nella fotocamera, mantieni almeno f2.8 per restare nitido almeno sul viso. Qui vale una regola molto semplice. Ricordi prima quando ti ho detto di registrare a 25 fps? Benissimo. Se registri a 25 fps, l'otturatore ideale è 1 su 50. Basta. Perché? Perché questo aggiunge la quantità giusta di mosso naturale ai tuoi gesti. Se invece scendi a 1 su 30, l'immagine diventa un po' più pastosa. Se sali a 1 su 200, i movimenti sembreranno robotici. Ti do un trucco, se passi da interno a esterno e la luce esplode, cioè c'è troppa luce, non aumentare l'otturatore, ma usa un filtro ND, come se fosse una sorta di occhiale da sole per la lente, così mantieni 1 su 50 senza bruciarti le luci alte. Prima ti ho parlato di ISO, adesso te li racconto. Gli ISO sono, potremmo definirlo, l'amplificatore della fotocamera. Più alzi il volume, più senti il fruscio di fondo, ovvero tecnicamente si chiama rumore digitale. Parti sempre dal valore nativo più basso, di solito ISO 100, come sto girando io in questo momento, e
Proprio se necessario sali solo in quel caso. Se ti serve più luce, per questo dovresti salire con gli ISO, pensa prima a un valore di f più aperto, quindi abbassalo, prima ti ho detto 2.8, potresti arrivare a 2, addirittura 1.4. Oppure se sei già al massimo, regola la tua luce più forte. Ok, prima di concludere questo video voglio darti ancora 4 consigli. Ricordati che 1. Non importa la marca o il modello della fotocamera. Quello che fa la differenza è la lente. Una lente luminosa e di buona qualità fa tutta la differenza del mondo. 2. Le luci sono un elemento che può davvero cambiare la qualità dei tuoi video. Scegli luci adatte ai video. Non devono per forza essere costose, ma devono essere di qualità. 3. Non ne abbiamo parlato in questo video, ma se segui i miei video sai quanto l'audio sia il primo elemento per determinare la qualità dei tuoi video. Sul mio canale trovi centinaia di video sull'argomento. 4. Content is king. L'hai già sentito miliardi di volte, ma senza una storia interessante, raccontata in modo coinvolgente, i tuoi video potranno anche essere belli tecnicamente, ma nessuno li guarderà. Quindi ricapitoliamo. 6 impostazioni, 6 piccoli passi. Prova subito. Metti la fotocamera o lo smartphone sul treppiedi, vai in 4K, 25 fps, white balance a 5600 gradi Kelvin, diaframma f1.8, otturatore a 1/50 e ISO 100. Premi Rec e guarda il risultato. Ti vedrai nitido, luminoso, con colori naturali e con quello sfondo sfocato che fa tanto wow. Ricordati però che la regola d'oro è la curiosità. Devi sperimentare, riguardarti e aggiustare dove necessario. Io 15 anni fa pensavo che bastasse premere un pulsante. Oggi so che ogni click è una scelta creativa. Bene, se hai dubbi, domande, curiosità su quello che ti ho raccontato, commenta questo video come al solito e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, ci vediamo settimana prossima.